Dear Alice, che cosa significa prendersi cura di sé davvero? Sono Alice e la mia missione quotidiana è quella di guidare le persone nel loro percorso di crescita e scoperta personale. E oggi voglio rispondere a questa domanda. Per moltissimi anni ho cercato di compiacere gli altri, pensando che fosse sempre la cosa giusta da fare. Ma è davvero così? A 25 anni mi sono laureata in ingegneria, non perché mi interessasse particolarmente la materia, ma perché volevo dimostrare a tutti di valere qualcosa. Ecco, l'ho voluto così fortemente che ho fatto di tutto, annullando me stessa, per riuscire a conseguire il titolo in 3 semestri invece dei 4 standard. Il giorno della laurea pensavo sarei stata la persona più felice del mondo. E invece non ho sentito niente. Ero come anestetizzata e in quel momento ho anche capito che non era quella la mia strada e avevo deluso tante persone nel percorso, amici, familiari, perché non c'ero mai, non avevo mai tempo, energia. Ero troppo occupata a conseguire l'obiettivo di qualcun altro. C'è stato poi un momento nella mia vita in cui il mio ragazzo di allora con cui convivevo mi chiedeva di cucinare con lui, per lui ogni sera, nonostante sapesse quanto odiavo cucinare. Sembrava la cosa più importante della nostra relazione e l'ho fatto per anni pensando che questo mio sacrificio l'avrebbe reso felice, ma mi sbagliavo, perché gli anni non hanno fatto altro che accrescere il mio risentimento nei suoi confronti, fino a farci litigare ogni sera e alla fine ci siamo lasciati. Negli ultimi 4 anni ho avuto 2 figli, che sono meravigliosi. Negli ultimi 4 anni è anche successo, però tante volte, che io mi sia annullata per loro, mossa dalla fortissima convinzione che una buona madre c'è solamente se si annulla. E questo ha portato a risultati controproducenti, perché quando trascorrono settimane o mesi in cui io trascuro me stessa e i miei valori, inizio ad avere meno pazienza con loro. E anche le cose più semplici, come raccontare una storia alla sera, prima di dormire, diventa un peso. E in quei momenti non mi sento la mamma che vorrei essere. Queste 3 storie, quella della laurea, quella del fidanzato per cui cucinavo e quella della maternità, apparentemente non hanno nulla in comune. Eppure in tutte e 3 le situazioni, con l'obiettivo di compiacere gli altri e di esserci davvero per loro, non solo ho fatto soffrire me stessa, ma ho fatto soffrire anche le persone che erano più vicine a me. Ti è mai capitato di svegliarti un giorno e sentire che stai vivendo la tua vita in base a ciò che gli altri vogliono e non per ciò che tu vuoi veramente? A me moltissime volte. E questo accade perché spesso prendiamo le decisioni e agiamo per i motivi sbagliati. Come quando ho scelto l'università, per compiacere le aspettative di qualcun altro, per poi trovarmi sofferente nel percorso, a non avere tempo e energia per le cose che erano davvero importanti, sprecando anni in quel percorso che non era il mio. Oppure per il forte senso del dovere, come quando ho cucinato ogni sera nonostante fosse così lontano dalla mia natura e nonostante avessi tanto altro da dare nella relazione, fino ad arrivare ad accrescere un risentimento così forte e far soffrire la persona che avevo vicino. Oppure per il senso di colpa, colpe che spesso non abbiamo davvero, come la voglia di rimanere donna oltre che mamma. Però questo senso di colpa pesa così tanto sulla nostra coscienza perché la società ci ha convinti di cose come ad esempio che una buona madre è una madre che si sacrifica fino allo sfinimento. Siamo stati cresciuti con l'idea che essere altruisti significa mettere necessariamente le aspettative, i bisogni, i valori altrui davanti ai nostri. Io non ne sono più così convinta. In aereo, prima del decollo,
ci ricordano che in caso di emergenza è un nostro dovere indossare la mascherina dell'ossigeno prima di aiutare gli altri. E non lo dicono a caso, perché senza ossigeno non andiamo da nessuna parte, non ci siamo né per noi stessi né per nessun altro. Come una studentessa che sceglie la facoltà sbagliata non potrà mai essere così brillante da avere un impatto nel suo settore. Come un uomo, una donna snaturati nella loro relazione non potranno mai essere dei buoni partner. Come una mamma troppo stanca, troppo insoddisfatta o triste non potrà mai essere un buon esempio per i suoi figli. Un essere umano, per esserci davvero per gli altri, per avere un impatto positivo nella loro vita, deve in primis esserci per se stesso, avendo un impatto positivo sulla propria vita, generando soddisfazione e felicità. Ed è qui che entra in gioco il concetto di cura di noi stessi. L'avrai sentito, ormai è sdoganato, prenditi cura di te. Eppure ci sono tante informazioni fuorvianti sul tema. Perché infatti prendersi cura di sé non significa farsi fare dei massaggi o bere dei succhi verdi detossinanti. Prendersi cura di sé significa scegliere di creare una vita dalla quale non vogliamo scappare ogni 2 minuti. Significa quindi scegliere di vivere una vita in cui vogliamo essere presenti e protagonisti, per noi stessi e per gli altri. Perché quando ci sentiamo insoddisfatti, o persi, o tristi, spesso non abbiamo altra forza se non di occuparci del nostro disagio interiore e non abbiamo niente per gli altri. Avete mai incontrato o conosciuto qualcuno che abbia voglia di scappare fortemente dalla propria vita, esserci per qualcun altro? Io no. Ma soprattutto, tutte le volte che io ho voluto scappare dalla mia vita, non ci sono stata per le persone che amavo. Ecco, è qui il punto. Prendersi cura di sé significa avere il coraggio di piacere a se stessi ancora prima che piacere agli altri. Significa avere il coraggio di mostrarsi per come si è, senza delle sovrastrutture per poter essere più amati dagli altri. Significa capire che cosa ci smuove dentro per prendere quelle decisioni che permettono di creare una vita che ci appartiene. Significa in ultimo vivere una vita che scegliamo e non una dove gli altri scelgono per noi, così da creare spazio, tempo e energia per poterci essere quando le persone più vicine a noi hanno davvero bisogno. E voi mi chiederete, e come si fa quindi? Io ho identificato 3 passi. Il primo passo: riconosci i tuoi valori fondamentali. I valori sono le nostre stelle polari, sono quelli che ci danno la direzione, che ci guidano, che ci motivano. I valori sono insindacabili e sono diversi per ognuno di noi. Non ci sono valori giusti o valori sbagliati. Attenzione, perché i valori, come vedete in questa slide, sono diversi dagli obiettivi. I valori sono modi di vivere. Gli obiettivi sono situazioni che noi ci andiamo a creare. Ad esempio, la laurea è un obiettivo, mentre la flessibilità è un valore. Ecco, quando vivi secondo i tuoi valori, te ne accorgi perché sei completamente allineato con te stesso, ti senti in pace e nei momenti di difficoltà non perdi il controllo, rimani radicato e la tua vita continua ad avere senso. Quando riconosci i tuoi 5 primi valori fondamentali, sai che potrai sempre aggrapparti a questi nel momento in cui ne avrai bisogno per le decisioni più difficili e inizierai a sentirti meno in colpa, perché ti accorgerai che non c'è colpa nell'essere se stessi. Per qualcuno questo significa lasciare un lavoro sicuro, uscire da una relazione, lavorare di più, lavorare di meno, decidere di non avere figli, partire per una missione di volontariato in un posto lontano, sperduto e pericoloso. Ecco, il primo vero passo della cura è proprio questo, di identificare i nostri valori, perché attraverso questi creiamo una vita dalla quale non vogliamo scappare. Come si fa a identificare i valori? Chiudete gli occhi
E pensate, tornate in un momento in cui avete provato estrema gioia e felicità. Quali erano le caratteristiche di quel momento? Cosa stava succedendo? Magari era durante un viaggio avventuroso. Allora magari è l'avventura uno dei vostri valori. Allo stesso modo, sempre scavando nel passato, tornate adesso a un momento di difficoltà. Magari eravate intrappolate in un lavoro che non vi apparteneva. Cosa stavate cercando? Più libertà? Più riconoscimento? Più flessibilità? Ecco, questo è il primo punto da cui potete partire per iniziare a riconoscere i vostri valori fondamentali. E dopo averlo fatto, si può passare al secondo passo della cura, e cioè ascolta i tuoi bisogni. Ci sono 3 aree importanti nella vita di tutti noi. Abbiamo l'area del lavoro, abbiamo l'area delle relazioni e abbiamo l'area della salute. Ora immaginate per ogni area della vita di avere un serbatoio e per poter respirare in ogni area della vita avete bisogno dell'ossigeno pieno in questo serbatoio. Ogni qualvolta ci discostiamo da uno dei nostri valori fondamentali, l'ossigeno inizia a scendere e così cosa succede? Ci sentiamo soffocare. Ed è quello il momento in cui iniziamo a essere intolleranti, a essere arrabbiati. E proprio per questo è fondamentale saper ascoltare i nostri bisogni. Vi faccio un esempio. Il mio valore fondamentale è la crescita. Se io mi dovessi trovare in un lavoro che è stagnante, in un progetto che è molto statico, probabilmente verrebbe fuori il bisogno di evoluzione, il bisogno di ricerca, il bisogno di trasformazione. E se io non dovessi considerare questo bisogno, cosa accadrebbe? Che inizierei a far soffrire me stessa, ma anche l'organizzazione per cui sto lavorando. Perché? Perché non sto dando il meglio di me. Non solo, anche i colleghi, perché loro dovrebbero sopperire alle mie povere performance. E infine, probabilmente questa insoddisfazione si riverserebbe anche sulla mia vita privata, quindi su mio marito, sui miei figli. Allora è fondamentale ascoltare i nostri bisogni, trovare il coraggio e trovare lo spazio per riuscire a soddisfare i nostri bisogni, perché solo così riusciamo a riempire i nostri serbatoi di ossigeno per poter tornare a respirare. E come facciamo in queste vite, mi direte, in queste vite così veloci, dove è tutto difficile, dove tutto sembra non dare lo spazio per noi stessi, vite caotiche? Beh, attraverso il terzo passo della cura, e cioè imparando a dire no. No è una parola breve, solo il suono ci fa rabbrividire. Dire no è difficilissimo, perché abbiamo paura di deludere qualcuno, abbiamo paura di non piacere a qualcun altro, abbiamo paura di essere giudicati, di perdere un'opportunità, di essere etichettati come egoisti. Abbiamo paura che i nostri no ci facciano sentire meno amati, meno rispettati e meno riconosciuti. Per me era difficilissimo dire no. E attraverso i miei sì, però, mi sentivo come diluita. Mi sono diluita nel tempo dicendo sì. Perché dicendo no ci creiamo dei confini e in questi confini proteggiamo noi stessi e gli altri. E dire no significa, in ultimo, dire sì a qualcos'altro. E questo è stato il concetto che ha fatto cambiare prospettiva, per cui io ho imparato a dire no. Perché ho imparato che se dico no sto dicendo sì a qualcosa che per me è davvero importante. E ho anche scoperto che dopo un no le persone ti vogliono ancora bene. E ho scoperto che le relazioni più importanti, che i progetti più belli, che le opportunità più grandi hanno bisogno della nostra attenzione, però quella pura, non quella diluita. E allora torniamo alla domanda iniziale: che cosa significa prendersi cura di sé davvero? Prendersi cura di sé davvero significa accogliere la responsabilità della nostra felicità ancora prima della felicità degli altri. Perché non possiamo permetterci di lasciar scivolare la nostra vita diluendoci per qualsiasi altra aspettativa e bisogno altrui.
Non possiamo permettercelo perché sortiamo l'effetto esattamente opposto, e cioè non abbiamo più niente da dare. È fondamentale sapere che il nostro ossigeno nei serbatoi è limitato, lo stesso ossigeno che ci serve per amare, per relazionarci, per vivere, per lavorare. E ho sentito dire che prendersi cura di sé prima degli altri è da egoisti. Beh, se respirare, se esserci per gli altri è da egoisti, ben venga questo sano egoismo, da cui poi nasce il più puro degli altruismi, perché senza cura non respiri e non puoi esserci per nessuno se non respiri. Ecco, vogliamo un mondo migliore? Possiamo iniziare da adesso, agendo sull'unica cosa su cui abbiamo davvero il potere, e cioè prendendoci cura di noi. Grazie.